Ciao a tutti, io sono Wally e bentornati su Setup, questo canale in cui vi spieghiamo, vi facciamo vedere un po' di giochi da tavolo, un po' di giochi di carte, insomma vi introduciamo a questo mondo. E oggi parleremo di... niente, il lancio più orribile della storia dei giochi. Here to Slay, un gioco da tavolo da 2 a 6 giocatori, durata indicativa di 30-60 minuti, distribuito in Italia da Asmodee Italia. Ora andiamo sul tavolo e lo vediamo insieme. E dopo il setup più veloce del mondo, visto che è un gioco di carte ci vogliono letteralmente 30 secondi per intavolarlo, andiamo a spiegare e a capire come funziona questo gioco. Allora, intanto l'obiettivo del gioco è quello di creare una squadra di eroi per sconfiggere dei mostri. Gli eroi sono nel mazzo principale, i mostri sono in questo mazzone nero. All'inizio della partita i giocatori ricevono uno dei 6 leader, qui ne vedete solo 5 perché simuleremo un turno a 2 giocatori e c'è un leader che non si considera. Sono molto carini, i disegni sono veramente belli. Riceve uno dei 6 leader, ciascun leader ha un potere riportato sotto, si mescolano e si ricevono casualmente. Facciamo finta che siamo in una partita a 2 giocatori, gli altri leader si tolgono. Ogni giocatore riceve 5 carte dal mazzo principale, 3, 4, 5, 3, 4 e 5, ok. Dopodiché si girano i mostri, che sono questi. Ci sono due obiettivi principali. Uno, costruire una squadra di 6 eroi, che sono con tutte le varie classi classiche, che sono il guerriero, il bardo, il guardiano, il ranger, il ladro e il mago. Se siete giocatori di giochi di ruolo, queste classi vi saranno molto familiari. Dopodiché si girano 3 mostri, che vediamo se riusciamo a farci stare, questo tavolo è troppo piccolo. I mostri hanno tutti dei requisiti che richiedono il numero di eroi per sconfiggerli. Io non riesco assolutamente a trovare il centro di questa camera, scusatemi. E dei valori numerici che servono per sconfiggere quel mostro, perché noi andremo a tirare i dadi, che sono questi qui come avete visto, per arrivare a fare questo risultato. Allora, nel proprio turno il giocatore ha 3 punti azione. I punti azione servono per fare cose. Cosa faccio con questi 3 punti azione? Io posso giocare carte dalla mia mano, posso pescare carte, posso provare a sconfiggere i mostri. Giocare una carta dalla mia mano costa 1 punto azione. Pescare una carta costa 1 punto azione, sconfiggere i mostri costa 2 punti azione, quindi vuol dire che se gioco una carta posso sconfiggere un mostro, se pesco 2 carte non posso sconfiggere un mostro. Con tutti e 3 i punti azione invece io posso scartare l'intera mia mano e pescare 5 carte nuove. Anche se ho 0 carte in mano, questa cosa la posso fare. Quando gioco un eroe dalla mia mano, ogni eroe ha un valore di attivazione, chiamiamolo così, questa qui è Diana Liana, che ha un 10+, io posso giocare al costo di un punto azione questo eroe e provare a tirare i dadi gratuitamente per fare 10 o più ed attivare. Ho fatto 9, quindi non posso attivare l'abilità di questo eroe. Il gioco prosegue così, i giocatori pescano carte, giocano carte, abbiamo gli eroi, abbiamo le magie, ci sono varie situazioni che si creeranno al tavolo. Il gioco prosegue in questo modo, quindi gioco carte, provo a sconfiggere gli eroi, pesco carte, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di carte che danno fastidio anche ovviamente agli altri giocatori. Il gioco prosegue così fino a quando un giocatore non ha sterminato il suo terzo mostro o quando davanti a un giocatore non ci sono 6 diverse classi incluse nel suo gruppo, compreso il leader. Quindi questa è la cosa importante. E alla fine chi arriva per primo a uno di questi 2 obiettivi vince. Questa era la spiegazione di Here to Slay, quindi andiamo un attimo a capire com'è questo gioco, insomma, se vale la pena o meno. Allora, intanto se vi piacciono i giochi di carte vale assolutamente la pena, perché è un gioco veramente facile da spiegare e da giocare. Gli effetti delle carte sono facilissimi perché sulla carta c'è scritto tutto, quindi non è neanche a libera interpretazione, dice oh, cosa farà questa carta? C'è scritto, quindi voglio dire. E poi vabbè, se avete degli amici un po' rimbambiti, io ho un amico rimbambito che quindi è un attimino, però gli spieghi le cose, esatto, è dietro la telecamera ovviamente. I disegni sono pucciosissimi e i creatori di questo gioco sono gli stessi di Unstable Unicorn, quindi chi ha quel gioco sicuramente si ritroverà a suo agio nell'art di questo gioco. Forse l'unico neo di questo gioco è il fatto che quando ci sono tanti eroi davanti ai giocatori, quindi quando si gioca in più di 4, quindi in 5 o in 6, e ci sono tanti eroi sul tavolo, inizia a diventare complicato ricordarsi cosa fa cosa. Quindi spesso vi troverete a dover distruggere un eroe, a scambiare un eroe, quindi dover trovare un eroe più forte di quelli che avete, e vi ritroverete spesso a chiedere ai giocatori cosa fa quello, ma quello era quello forte, qual è che dobbiamo fare? Nonostante diciamo questo rallenta un po' il gioco, non ne compromette l'effettivo divertimento.
Ci sono dei dadi, come abbiamo visto prima, che sono una componente di fortuna oltre alla pesca delle carte, che però può essere mitigata da tante carte che hanno la possibilità di ritirare, che hanno la possibilità di variare il valore del dado e quindi di incastrare i tiri. Quindi diciamo che la componente fortuna c'è, ma può essere manovrato, e questa è una cosa interessante. Se lo avete provato fateci sapere se vi piace o non vi piace, se non lo avete provato fateci sapere se vi va di provarlo, e se avete domande o altre cose scrivete nei commenti, iscrivetevi al canale, seguite tutti i video di Wikos, ma soprattutto Setup, perché io sono Wally e sono molto bravo a spiegare i giochi. Ciao a tutti!